Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio Mattino Milan del 1° ottobre del 2025, buon mercoledì a Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo, fammi ringraziare tutte le Sì, persone che ieri sono passate a Radio Rossonera Talk. E tra l'altro vi ricordo che tutti i giorni siamo live alle ore 16 e alle ore 13, ma ieri alle 16 abbiamo fatto la 1000ª puntata di Radio Rossonera Talk, la puntata numero 1000. Siete stati in tantissimi, vi siete abbonati in tantissimi, ci avete supportato in tanti, quindi continuate a farlo. Grazie ragazzi veramente di cuore attraverso i like, i commenti, le iscrizioni, le condivisioni, le solite cose, non insisto nemmeno più, siete speciali davvero, grazie di cuore. facciamo veloce Henry perché ho fatto un errore tragico, nel senso che ho aperto la finestra ma sta entrando un'aria tra il gelido e il freddo, ecco a proposito mi è pure saltata la videocamera, stamattina tutte, va bene, che dire, c'è lo stadio ovviamente in sottofondo, ma come detto è più una questione di fondo, rieccomi. Perché la probabile cessione dello stadio, adesso comunque bisogna seguire tutti i passaggi necessari, perché io capisco che ancora tutto quanto diciamo così, si è messo in moto perché altrimenti senza il sì del Consiglio Comunale sarebbe morto tutto sul nascere, però bisogna fare i passaggi giusti, quindi siccome sulla nostra pelle negli ultimi 6-7 anni abbiamo visto nascere, crescere e morire nel giro di anche pochi mesi questioni che sembravano perfettamente logiche e poi diventare vie senza uscita, ora seguiamo un po' i passi senza percorrerli prima. Quindi la possibile cessione dello stadio però comporta, Henry, quello che all'orizzonte si è sempre pensato, cioè con lo stadio le probabilità di una cessione, soprattutto per quanto riguarda chi in questo momento sta investendo in Milan e Inter, perché anche l'Inter è sulla stessa barca, però insomma, ci riguarda relativamente, lo stadio possa accelerare la questione, proprio Simo, perché senza aspettare 2031. allora Simo, siamo molto chiari e facciamo un quadro della situazione piuttosto cristallino per chi diciamo si fosse magari un po' perso, per chi ci ha iniziato a seguire da poco, per chi magari seguendoci appunto da poco non sa e non conosce certe dinamiche. Dal momento in cui Redboard si è interessata all'acquisto del Milan, essendo un fondo di investimento, di un fondo di investimento di un certo tipo, sapevamo bene che l'idea, la volontà era quella di acquistare il Milan, lavorare in un certo modo anche e soprattutto per quanto riguarda lo stadio, perché sappiamo che Red Bull nella sua storia ha costruito tanti stadi con tanti studi di lavori, insomma, quindi è specializzata anche in questo, per poi far fruttare l'acquisto con una vendita successiva, no? Quante volte ve l'abbiamo raccontato, quante volte ve l'abbiamo detto e quanti fatti poi hanno anche confermato questo andamento delle cose, no? Nel mentre, magari andando in continuità con il buono che inizialmente aveva fatto Elliott nel diciamo, risanamento dei bilanci e della gestione, quindi dal lato sportivo, che è sempre stato in secondo piano, e lo ribadiamo perché di fatto è andata così, in cui dai un colpo al cerchio, un colpo alla botte, in cui ti barcameni, in cui non vai a vincere, non competi magari, ma non sprofondi, posto che l'anno scorso si è sprofondato, mentre invece dal lato economico appunto puntare soprattutto sullo stadio, sulla costruzione di uno stadio per poi appunto cedere con perlomeno le carte dello stadio. L'eventuale acquisto poi, quindi il rogito, ti direi, finale di San Siro e dell'area San Siro, a prescindere quasi, ti direi, e non so se sei d'accordo, dall'inizio vero e proprio dei lavori e dalla finalizzazione della costruzione del nuovo stadio, solo e soltanto il rogito con le carte dell'area di San Siro probabilmente fanno sì che ci possa essere una svolta, ecco, da questo punto di vista. Una svolta che magari potrà portare a una eventuale cessione o la volontà di fare un'eventuale cessione. Quindi
aspettiamo di capire se ci saranno novità in questo senso, ma andando a logica e basandosi sui fatti, sulle volontà di chi possiede il Milan, magari l'idea è quella. Allora, come detto giustamente, bisogna fare un po' di distinguo sulla questione, perché insomma, Red Bird è stata portata dentro, soprattutto a questo affare, con la prospettiva che potesse essere quell'acceleratore per costruire lo stadio in modo tale da Milan avere lo stadio, Red Bird fare l'affare e Elliott guadagnare dall'affare tramite la cessione di alcuni pacchetti, di una buona percentuale delle quote del Milan in prestito, con la prospettiva di guadagnare dagli interessi. Era una sorta di ci vinciamo tutti. È ovvio che sono passati in realtà è passato parecchio tempo, lo stadio nel mente dal punto di vista dell'affare ci sarà, ma magari non sarà al livello di avere uno stadio di proprietà singola di una squadra, quindi magari questo non è esattamente come nei piani originari, visto che lo stesso Cardinale l'ultima volta che ha parlato di stadio era 1 anno e mezzo fa. A parte che è oltre 1 anno che è Non sparito esiste, non nel c'è. nulla. Esatto. Non si fa vedere più da nessuna parte, né a San Siro, ma soprattutto in Italia in pubblico non esiste. Vabbè. È sempre sembrato chiaro che la questione, soprattutto riguardante le sue parole, fosse vogliamo fare lo stadio di proprietà da noi, da soli, singoli, e per di più l'ho aggiunto a San Donato. Quindi capisco anche che la questione sia mutata per 1000 motivi, non stiamo qui a ricordarli, se no facciamo notte. Però, insomma, la questione stadio è sempre stata anche, adesso facciamo un po' di chiacchiere da bar. Noi tutti quando bevi il caffè pensi che sì, ma sono qui perché vogliono costruire lo stadio, ci vogliono guadagnare dallo stadio, una volta che hanno lo stadio poi cedono e vanno via perché hanno fatto quello che dovevano fare. Ora, questa è una chiacchiera da bar, però a volte al bar non è che ci si vada troppo lontano dalla verità, soprattutto perché se le due entità che in questo momento nel Milan hanno un piede, cioè Redbird e Elliott, chi vorrebbe togliere il piede il prima possibile non è tanto Redbird, ma Più è Elliott. Elliott, E se sì. Redbird ha l'affare dello stadio in pancia, è più semplice che a questo punto riesca in un modo o nell'altro, facendo entrare qualcun altro insieme a lui come investitore, oppure in altra modalità, riesca a, diciamo così, diventare, cioè, riesca a far uscire Elliott dalla questione. Sì, sì, ma Simo, è questo il punto poi alla fine, cioè c'è una situazione un po' ibrida, no? Questo proprietario col vendor loan, rifinanziamenti, la situazione è molto ibrida e quindi insomma va risolta nel più breve tempo possibile. La speranza è che si arrivi a una situazione, io ti direi, non più non- più semplice, ecco, perché secondo me negli ultimi anni la proprietà del Milan ha avuto tante postille, tanti attori, protagonisti e non. Cioè, a me piacerebbe innanzitutto, a parte che si mettesse il lato sportivo al primo posto, ma capisco che questa di questi periodi sia un'utopia e ok, ma banalmente che ci sia una situazione proprietaria più semplice, in cui il proprietario magari è uno, non sette, non cinque, non prestiti, controprestiti, vendor loan, ma c'è la figura più legata a quello, la figura a quell'altra più legata a quell'altro, eccetera, e che si facciano le cose per bene, anche perché se lo stadio parte, se i lavori partono, se abbiamo capito che facciamo un nuovo stadio a San Siro con l'Inter, e così è, poi per quanto riguarda diciamo, il tema stadio, a quel punto è fatta, cioè smettiamo di parlarne quando partirà la prima ruspa, quando partono i lavori, quando tutto è ok e tutto speriamo sarà ok, cioè è finita, di stadio non si può più parlare, No, ma la allo stadio speranza non è ci si quella di può più attaccare. riuscire, la speranza è quella di riuscire a riportare anche questa parte nei binari della normalità. Cioè, quest'estate hai preso un direttore sportivo,
costretto, ma quantomeno siamo riusciti a portarlo a casa. Hai preso un allenatore che ti ha portato il direttore sportivo, un allenatore che faceva il caso tuo in questo momento storico. Normalità. Hai visto che c'era un problema di questo tipo, hai preso l'allenatore che ti poteva risolvere il problema di questo tipo qua. Hai preso dei giocatori che ti potevano risolvere i problemi di mancanza di mentalità, mancanza di fiducia in campo, capacità nel gestire le partite, eccetera, e hai messo normalità. Ora, l'ultimo passaggio è mettere normalità tra dirigenti e proprietà e poi finalmente torneremo a essere una squadra di calcio normale, senza magari eccessi né positivi né negativi, ma già quantomeno avere la normalità ti aprirebbe degli orizzonti sicuramente migliori rispetto a questi. E quindi dopo aver sistemato, diciamo, un pochino il campo e sta iniziando a camminare il campo, sarebbe ora di iniziare a sistemare il resto, che c'è Simo, ancora. speriamo Diciamo. perché è quello che ci auguriamo. Poi, una volta che vedremo la normalità per un po', una squadra di calcio e non altro per un po', allora a quel punto sì che da tifosi del Milan, essendo i tifosi del Milan sempre molto esigenti e ambiziosi, o perlomeno mi auguro che sia così, dopo un po' di normalità magari inizieremo anche a chiedere di più, però per la situazione in cui siamo la normalità basterebbe in questo momento storico qua, perlomeno inizialmente, come hai detto tu. Quindi speriamo che le cose possano andare meglio e speriamo davvero che questa questione stadio, ripeto, uno può preferire un così come andranno le cose, magari uno poteva preferire a San Donato, uno poteva preferire assolutamente senza Inter, tipo io di rifarlo con l'Inter mi girano un po' le scatole, però è un parere mio personale questo, è personalissimo, però magari a qualcuno invece non cambia niente. Però speriamo che una volta archiviata questa situazione possa arrivare una svolta anche più in alto, cioè su chi ha deciso questa situazione, quindi sulla proprietà. Harry, siamo arrivati in chiusura. Noi, insomma, vi lasciamo a Lance Talk del pomeriggio, poi le clip della serata, poi ci seguite anche sui nostri social che state vedendo, iniziano a essere pieni di video, reel, short e compagnia cantante. Henry, grazie. Grazie a te, ho visto che vi è piaciuto quello di Modric con gli altri centrocampisti. Presto replicheremo con altri reparti, altri giocatori, altre cose. Abbiamo visto che vi è piaciuto molto, quindi seguiteci, chiocciola Radio Rossonera anche su Instagram e su TikTok, sempre cercando Radio Rossonera, e vi aspettiamo anche lì.